pacco. Amici, nuovo pacco ricevuto. Vi chiedo scusa per il mio capello quarantena che sta tornando incredibilmente di moda in questo periodo, soprattutto qui a Varsavia, dove i parrucchieri sono stati chiusi per illo tempore. Spero che con la magia di questo video la seconda parte lo vedrete con un capello più bello di questo. Andiamo ad aprire. Oggi cosa ho da farvi vedere? Una cosa diversa rispetto a quello che io uso solitamente, che adesso vedremo insieme se mi è arrivato tutto quello che mi doveva arrivare. Vediamo un attimo. Attenzione, ecco qui il contenuto. Fattura che non ci serve a niente in questo momento. Guardate qua cos'ho. Vi faccio vedere il primo e poi il secondo, che metto un attimo da parte. Guardate qui, bello grande, spero si veda. Uno sfondo in simil plastica. Qui abbiamo il secondo, che è più cartone, che è questo qua. E adesso capirete nella seconda parte del video cosa vado a fare con questi due sfondi. Che si dice, ragazzi, e bentornati sul mio canale. Visto un po' i potenti mezzi della tecnologia, il capello quarantena è sparito. Come avete visto dal piccolo unboxing, oggi andremo ad usare questi due sfondi che per comodità non vi sto a srotolare di nuovo, sono già pronti per partire. Sarà un video un po' diverso dal solito. In questi episodi infatti non fotograferò una persona come è mio solito. Amo fotografare le persone, ma c'è una cosa che amo altrettanto: il cibo. Useremo infatti gli sfondi per un genere fotografico che mi piace moltissimo e che dall'avvento dei social è letteralmente esploso. Sto parlando del food photography. Ok, la borsa è quasi pronta, gli sfondi li abbiamo, ci vediamo dopo in una località segreta che sarà il teatro del nostro servizio fotografico. Ho chiesto a un amico di utilizzare il suo ristorante, che al momento è chiuso a causa del Covid, per fare qualche foto ai loro piatti e anche per provare i fondali che abbiamo visto. Adesso vediamo che foto riusciamo a fare. Sono sicuro che faremo qualcosa di davvero figo. Ok, siamo qui al ristorante American House, una località particolarissima qui a Varsavia che ha una storia davvero interessante. American House perché la costruzione è tipica dei casoni americani che vediamo anche nei film. Queste non sono costruzioni comuni in Polonia. Il proprietario precedente voleva diffondere questo tipo di costruzione in Polonia. Il proprietario invece attuale ha rilevato questa costruzione e qui all'interno c'è un'altra ulteriore costruzione che invece è tipicamente polacca, il ristorante American House. Ci troviamo in una zona non centrale qui a Varsavia, ma questo ristorante è davvero una chicca da conoscere perché è molto esclusivo e il cibo qui è di alto livello. Mentre aspettiamo uno dei cuochi che ci porta il primo piatto che andremo a fotografare, siamo qui nel bellissimo giardino del ristorante. Metto su qualche immagine così potete ammirarne la bellezza. Adesso prepariamo i nostri sfondi e quindi il nostro set fotografico. Ok, qui abbiamo preparato uno dei nostri sfondi, l'abbiamo messo su un tavolino, adesso aspettiamo appunto che arrivi il piatto e il set è tutto qui, è molto semplice perché useremo luce naturale che viene da qui, la useremo sia in controluce che lateralmente e vedremo un pochettino i due aspetti. Aspettiamo appunto il piatto che sarà un piatto di pesce, avremo qui il nostro chef anche che ci spiegherà che tipo di piatto è. Robert, puoi parlarci del piatto? Ma certamente, abbiamo un filetto di halibut fritto in burro chiarificato,
purea di piselli accompagnata da un'insalata fresca in salsa di erbe, chips di curcuma e carota caramellata. Grazie mille. Grazie a te. Ok, abbiamo qui il nostro set, ho messo sul treppiede la 7.3 e qui abbiamo il nostro primo piatto che abbiamo visto. Quello che ho notato, e adesso vi farò vedere dalla camera, è che la parte in alto a sinistra è troppo sovraesposta, anche se l'esposizione è corretta come vediamo. Allora useremo un piccolo trucco che adesso vi farò vedere. Andiamo ad usare un pannello riflettente nero per bloccare la luce, adesso lo andrete a vedere, eccoli, e in questo modo riusciamo tranquillamente ad avere un'esposizione più corretta sul piatto. Qui sul telefono ho l'applicazione che mi permetterà di controllare e di andare abbastanza sotto con i tempi. Scatteremo a un ventesimo di secondo al momento, quindi lo farò dall'applicazione per non avere del micromosso. Allora, abbiamo messo adesso il piatto in modo tale che riceva una luce laterale. Prima abbiamo fatto un controluce, adesso appunto luce laterale. Vedremo insieme, stiamo facendo anche una composizione un po' diversa, un po' più dall'alto, per vedere appunto meglio lo sfondo, che sembra proprio legno, è molto bello. Adesso vi faccio vedere qualche foto con questa luce laterale e anche qualche trick con il riflettente per sistemare un pochettino le ombre. Ok, ci è arrivato il secondo piatto, purtroppo il cuoco non poteva stare con noi, quindi non ci può spiegare questa composizione, che comunque è fatta di asparagi, del formaggio, ci sono delle scaglie di grana, penso ci sia, non lo so, è del formaggio, non sono un esperto, lo proverò comunque, e c'è del prosciutto crudo anche. Quindi questo è il piatto che andremo a fotografare, il secondo piatto, e per oggi sarà tutto qui. Adesso vi faccio vedere qualche foto di nuovo, la faremo prima col controluce e poi con la luce laterale. Tutte le foto che state vedendo e quelle che vedrete in questo video sono esattamente i JPEG così come usciti direttamente dalla camera. Non c'è nessun tipo di ritocco o di aggiustamento anche in camera RAW. Tutto è come è venuto dalla camera. Io ringrazio il ristorante American House che mi ha invitato a fare queste foto e mi ha dato la possibilità anche di girare questo video. E io vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di lasciarmi un like come sempre e di iscrivervi al canale. Ed eccoci arrivato qua alla fine del video. Io mi gusto un po' la pietanza, giusto per godere un po' del cibo di questo posto. Noi ci rivediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao!